Pace e bene. Da Nisigni, la periferia urbana nella città di Palermo, che abito da 10 anni, da respiro anche, è considerato un periferico errore, sì. Un errore da marginalizzare, eliminare. Un luogo che è stato, pensate, rimosso dall'immaginario collettivo, perché a Palermo non si sapeva più dell'esistenza di questo rione storico dalle radici arabe. Credo che ogni periferia in ogni parte del mondo esprima il sintomo urbano di un disagio sociale, di una questione che si può affrontare o rimuovere, negare. Un po' come accade anche nel nostro Mediterraneo, in cui è immersa la terra di Sicilia, luogo storico di incontro, interscambio tra culture, popoli, tanto che c'era una lingua, il sabir, che permetteva di capirsi, comprendersi senza bisogno di traduttori. Bene, quel luogo oggi è un confine invalicabile, un luogo di espulsione, denunzia il sintomo di una differenza, di un divario tra popoli. È lì dove ancora oggi i pescatori mantengono un tratto di umanità, ascoltano il grido dei naufraghi e quindi si fanno prossimi, hanno caro, cioè hanno quella custodia della vita dell'altro, come direbbe Don Milani, e tendono la mano per salvare, per custodire, si inquietano nell'eventualmente rimanere in attesa indifferenti. Bene, in quel momento vengono sanzionati, processati e la loro imbarcazione è sottoposta al fermo amministrativo. Ma torniamo a Danisigni. Danisigni si trova a 800 metri dal Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, ma ancora prima sede della corte di Federico II di Svevia. Quindi 800 metri di camminamento si arriva in questa enclave, perché siamo in un'area di depressione geofisica, letto del fiume Papireto, si entra per una strettoia e ci si apre una grande piazza, che però non ha una via di uscita e pertanto è rimasta sempre più luogo ai margini, luogo di disinteresse, perché non si può investire con un'attività commerciale dove non c'è un transito veicolare, ma pedonale sì, perché c'è una scala araba che porta poi al Palazzo dell'Emiro, il castello della Zisa. Quando 10 anni fa, insieme ai frati e alle suore cappuccine, siamo arrivati a Danisigni, abbiamo trovato un luogo che era sì invisibile ai più alla città, a Palermo, ma di straordinaria bellezza. Vedevi questa umanità fragile, umile, ma tenace, capace di resilienza, oggi si dice così, capace cioè di sbarcare il lunario quotidiano con tanta bellezza. Pensate alla luce, il sole che arriva a Danisigni, questa immagine illumina Franca, la quale oggi è nonna, ha affrontato tanti stenti per mantenere la famiglia, ma con tanta umiltà e dignità. Pensate, quella motoape rammendata che per tanti sarebbe un oggetto di scarto da demolire, per loro è strumento di vita, se ne prendono cura. Lì abbiamo visto, oltre le apparenze, che significa mantenere un tratto di umanità, il senso di sentirci responsabili gli uni degli altri, la possibilità di non fermarci alle apparenze. E allora, entrando in ascolto di questo luogo, di questo rione, dell'umanità che lo vive, ecco che ci siamo trovati di fronte a questa ringhiera che vedete, oltre la quale ci sta un asilo nido chiuso, abbandonato per una scellerata visione politica da 20 anni. I nostri piccoli sono cresciuti per strada con una grande capacità e intelligenza creativa, sono straordinari nella loro vivacità e comprensione delle questioni, abili,
Quando siamo arrivati c'era Marco, aveva 8 anni, che saliva sul tetto della chiesa e lì giocava. Oggi si prende cura della chiesa, è un ministrante, uno che ha trovato un fascino, bellezza per delle cose che dicono della profondità della vita. Ma ancora c'era Mary che con la motoretta stava con la cugina, Mary aveva 6 anni, la motoscoppio, che stava in giro con destrezza a custodire, a prendersi cura della piccola di 3 anni. Pensate un po'. E loro, arrivando in prima elementare, dopo 6 anni di vita di strada, venivano diagnosticati come iperattivi e quindi esclusi, marginalizzati dalle classi. Perché? Perché la scuola propone una lezione frontale che non viene retta da chi è abituato a sperimentare, a chi non è abituato a un sapere nozionistico, ma a una sapienza, una bellezza, una capacità, un essere svegli proprio della strada. E socializzavano con tutto il personale scolastico, chiaramente, e poi puntualmente dispersione scolastica, povertà educativa, strada. Noi vorremmo oggi contrastare in modo teorico quella che è la criminalità organizzata, quella che è la povertà educativa, senza visione, senza pensare che l'umano è in un continuum, in una crescita che non puoi vedere soltanto in un segmento. Ciascuno di noi è una storia, da principio alla fine. E allora, andando oltre questa ringhiera, abbiamo cercato di prenderci cura con un'azione simbolica. Proprio attorno all'asilo ci sta un giardino e abbiamo chiesto l'uso e abbiamo realizzato lì un biostagno, abbiamo scavato, abbiamo fatto emergere le acque del papireto, canalizzato almeno, e quindi piantumato del papiro, recuperando la memoria storica, le radici, ma anche trovando uno spazio di aggregazione, di bellezza e quindi di pensiero. Abbiamo presentato i libri, abbiamo invitato le persone del luogo a raccontarsi ed è nata una memoria viva, cioè la possibilità di pensare il presente in un modo inedito. E lì qualcosa di straordinario, un processo umano è iniziato. Alcuni ci hanno consegnato delle case ammalorate attigue alla chiesa e con Pippo, con Salvo, Guido, Giuseppina ci siamo sbracciati e abbiamo detto: ma che possiamo fare? Una biblioteca di quartiere, perché potevamo rimanere su un piano emergenziale, come a dire ci vuole un guardaroba, una dispensa per le derrate alimentari, per le famiglie più bisognose, e sono tante, ma questa avrebbe continuato a mantenere una sorta di dipendenza senza riscatto, la biblioteca di quartiere, per guardare e custodire il diritto al futuro. Perché? Tu puoi anche parlare di bei contenuti, no? Fare la lezione. Alcuni venivano per farci delle lezioni e farle alla nostra gente, che oggi custodiamo e non lo permettiamo più, chiaramente. La lezione del tipo la bellezza dello studio e della cultura. Bene, ai bimbi che ti stanno in famiglie numerose, in pochi metri quadri, come possono studiare e poi con quali mezzi? La biblioteca di quartiere, dove oggi si esprimono Tamara, Martina, Mattia, le suore, cioè stanno lì insieme a 20 volontari, anche altri che vengono da tutte le parti d'Europa, per prendersi cura. E i bimbi hanno uno spazio per crescere, per sognare. Diamo degli strumenti. Abbiamo la responsabilità adulta di fare questo. Ma ancora, il processo, questa trama di umanità, questa tessitura cresce e allora ci consegnano un terreno, un ettaro di terreno che stava proprio alle spalle della chiesa. Abbattiamo un muro, siamo diventati degli esperti, e lì accade qualcosa di ulteriore. Un luogo dove iniziamo a visualizzare, qua siamo sotto lo sguardo di Fabiano, uno dei ragazzi della piazza, che con questo murales ci dice, è proprio sulla fattoria questo murales, ci dice: mantenete visione, non fermatevi. Allora iniziamo a prenderci cura di questo luogo abbandonato, ammalorato, l'abbiamo pulito e quindi piantumato i primi alberi, e a quel punto il parco giochi per i piccoli volevano giocare, l'abbiamo ascoltati, l'area ristoro per le famiglie, per i gruppi che venivano da altre parti delle città a scoprire il quartiere, che era invisibile fino ad allora. Ancora oggi arrivano dei palermitani dicendo: ma io non avrei mai potuto immaginare che qui, a 2 passi da casa mia, poteva esserci un luogo simile. E allora
in questo processo di cura, di crescita, iniziano ad arrivare delle persone che erano scartate, erano marginalizzate, persone che avevano dei reati penali, quindi cercavano di poter scontare la loro pena al di fuori del carcere. E lì questo luogo, la fattoria comunitaria, diventa il luogo dove loro si esprimono nel realizzare il bene per darsi una nuova opportunità di vita, ma c'è qualcuno che li ha accolti, la comunità che li ha accolti. Secondo quella logica francescana dove la fraternità dice siamo tutti insieme, non la fratellanza che include alcuni a mo' di lobby per escludere altri, non sono soltanto gli amici. Noi ci interessiamo di quelli di cui non ci siamo mai presi cura, ma ancora di cui nessuno si è preso cura. E spesso i detenuti sono quelli proprio ai margini, poi una seconda vita, una seconda possibilità spesso non l'hanno. Arriva la criminalità e gli dà una possibilità chiaramente distruttiva. Allora, cosa accade? Tra questi arriva Paolo. Paolo nel tragitto a piedi da Lucerdone fino a Danisigni si chiedeva, ma io ero in semilibertà, cosa posso trovare a Danisigni? C'ho una famiglia, già si era scontato 12 anni di galera, ventenne, aveva 28 anni, era entrato a 18 anni. Dice, ma io ho 2 figli piccoli, devo custodirli, ma in un contesto povero come Danisigni cosa posso trovare? Nell'arco di qualche giorno Paolo si è ricreduto, ha trovato umanità, accoglienza, fiducia, e in quella fiducia è successo qualcosa di straordinario. Lui è diventato testimone per tanti altri. Abbiamo, finita la pena, abbiamo creato una cooperativa di cui lui è il coordinatore di tutti i manutentori. È vero che non mi sto raccontando una poesia. A luglio Paolo è stato nuovamente arrestato per un procedimento di 19 anni fa. La storia dei piccoli non è mai scontata. È ritornato in carcere per essere rieducato, perché così va, come dire, il cliché burocratico che dovrebbe rieducare e restituire dignità. Sappiamo la storia. Bene, Paolo ha resistito e noi insieme a lui. Pensate alla botta. Ma quello che vogliamo dirvi oggi è che si è attivato un circolo virtuoso dove l'errore in maniera circolare porta frutto. Dall'errore si può rimanere schiacciati, ma invece dall'errore si può trarre un grande insegnamento e inizia una vita nuova, una storia nuova. Ed è questa storia che sto cercando un po' di condividere in pochi minuti, ma che dice di come c'è un universo dietro l'esistenza di ciascuno. E ancora, il processo comunitario è un processo che sta permettendo di far sì che i beni privati diventano beni pubblici. È un'azione di contrasto rispetto a quello che sta accadendo nella nostra società, dove tutto sta per essere privatizzato. I servizi essenziali oggi non sono più per tutti. E i nostri parrocchiani, la nostra gente, i nostri fratelli, le nostre sorelle non si curano più perché devono far campare i loro figli. Non si curano più perché non è garantito questo diritto. Lo dico con travaglio. Prendersi cura di tutti, prendersi cura riconoscendo il volto di ciascuno è un'altra storia. Allora, far sì che i beni privati diventano a servizio di tutti. Sta nascendo un villaggio circolare. Abbiamo creato, grazie a tanti altri amici, anche delle fondazioni private che hanno detto il loro, hanno dato del loro per far sì che nascesse un borgo sociale, quindi una microeconomia. Oltre alla cooperativa è nato un B&B, è nato un emporio, ora stanno nascendo delle botteghe di artigianato per permettere concretamente alle persone di riscattarsi attraverso la dignità di un lavoro. Il processo umano, a differenza dei progetti, permettetemi, noi ragioniamo in termini politici come ad intervenire secondo dei progetti, dei segmenti che fanno dei grandi investimenti per 1 anno, 2 anni, 3 anni, dopodiché? Bene, dobbiamo partire dalla culla alla cittadinanza attiva, cioè al lavoro, all'inserimento, a far sì che ciascuno possa essere davvero un cittadino come tutti gli altri. Questa è la nostra storia, il nostro racconto, ma che è il racconto, potremmo dire, di ogni luogo che merita fiducia, che merita umiltà e pazienza.
secondo il binomio di Francesco di Assisi, quell'umiltà che dice partiamo dalla terra, dall'humus, da quello che siamo, dalla concretezza, senza pensarci onnipotenti, non lo siamo, ciascuno di noi è limitato e per questo può essere straordinariamente bello. Perché? Ricordava Francesco che in questa limitatezza la comunione, l'essere fraternità fa sì che ciascuno può completare l'altro. E in questo, dando spazio gli uni agli altri, con molta pazienza, che non è in termini moralistici, non fraintendete, cioè la pazienza di chi sa fare un passo al giorno, il passo quotidiano, la pazienza di chi sta a attendere. Bene, noi oggi stiamo vedendo rialzarsi tante persone perché non sono più sole. Paolo, 3 giorni fa, e vi saluto tutti, è uscito dalla galera, nuovamente in semilibertà, ma era felicissimo, sprizzava di gioia. In questo momento sta lavorando, ci sta pensando e sta lavorando in comunità per realizzare un poliambulatorio di quartiere, un poliambulatorio popolare, per garantire a tanti altri che avranno delle sofferenze fisiche di avere delle cure o ancora prevenirle, quei disagi, quelle malattie. Subito dopo Paolo, insieme al gruppo della cooperativa, passerà a realizzare una palestra popolare. Sapete, anche lì, oggi si ragiona in termini repressivi, cioè noi dobbiamo guardare gli errori, l'escalation di violenza che sta accadendo nelle nostre città, Palermo è una di queste, bene, in che modo repressivo, punendo. Ma se noi ci prendessimo cura di quella tensione, di quell'aggressività, di quella frustrazione, ahimè, che molti ragazzi, preadolescenti, adolescenti stanno vivendo, permettendo l'espressione e quindi l'ascolto, la cura, e allora? Bene, la palestra sarà una palestra di pugilato, già si stanno allenando in fattoria i nostri ragazzi e a breve avranno un luogo dove poter questo diventare uno spazio di condivisione, di cura di sé, ma anche di espressione di vita. Concludo con una bella espressione e incoraggiamento che ci ha dato Leonida, il caro Leo che oggi è in cielo, il quale diceva: non possiamo fermarci, noi stiamo partendo da un'evidenza. Volevano seppellirci, ma non sapevano che eravamo semi. Oggi vi ho narrato, mi sono fatto portavoce del germoglio di Danisini. Pace e bene a tutti e grazie.